Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in questo fantastico video. Vi confesso che prima di iniziare a registrare sono passate circa 2 ore in varie fasi di meditazione per cercare di riordinare le idee, cercare di pensare a una struttura adeguata per questa descrizione di un apparecchio che è decisamente fuori dal comune. Di cosa stiamo parlando? Veniamo al sodo, stiamo parlando del DAC 1 di Quantico. È il primo DAC in produzione a marchio Quantico, non è il primo DAC che faccio ed è una macchina del tutto straordinaria. Riferiamoci all'etimologia della parola, vuol dire fuori dall'ordinario, vuol dire che è una macchina completamente diversa da tutto quello che c'è in giro. Si tratta fondamentalmente del mio ideale di convertitore. Dentro questa macchina sono condensate tutti quei concetti che nel tempo, negli anni abbiamo imparato a vedere e abbiamo sviscerato nell'arco di tanti video. Sono saltati fuori a spizzichi e a bocconi qua e là quando abbiamo parlato di sorgenti digitali, quando abbiamo parlato di stadi di amplificazione recentemente, quando abbiamo parlato di come andrebbe fatta una macchina del genere e di come non ne esista una fatta così. Quindi a forza di parlarne, insomma, è venuto il momento di realizzare tutto quello che fino a poco tempo fa era solamente così, una sorta di sogno nella mia testa. Vi dicevo, non è il primo DAC che realizzo, il primo DAC che ho messo insieme risale ormai a quasi 30 anni fa. Le tecnologie di conversione erano molto diverse, molto immature per certi versi rispetto a quelle attuali, ma la parte importante, cioè il come far suonare un DAC, in realtà era già piuttosto presente. Difatti in quella vecchia macchina, che tra l'altro deve essere qui infilata da qualche parte in questo scaffale, c'erano già diversi concetti che si sono ripresentati, riproposti, quasi immutati in quest'ultima realizzazione. Quando ho pensato di mettere insieme un DAC, la prima cosa a cui ho dovuto pensare è stata, ok, ma che macchina facciamo? Che limiti ci mettiamo? Che capitolato di progetto dobbiamo mettere in pista? E la risposta è stata, allora, l'unica limitazione che mi voglio porre è che stia in un solo telaio. Il che vuol dire che non è da escludere che in un prossimo difficile, ma in un futuro non ci siano delle versioni a più telai, poi vedremo perché, poi ne discuteremo via via che descriveremo questa macchina. L'idea in questo momento era, ok, fai tutto quello che vuoi, mi do carta bianca, a patto che riusciamo a farla stare in una scatola da 43 cm, non proprio compatta perché è un formato 3 unità, quindi di spazio all'interno ce n'è, ma vedremo che è occupato. E altre limitazioni non ho voluto darmene. L'idea era, mettici dentro la migliore conversione e la miglior parte analogica che puoi farci stare. Non ho voluto pormi altri limiti, né di costi né di complessità. Come sapete non sto parlando di complessità circuitale, ma di complessità di progettazione, e difatti la gestazione di questo apparecchio è stata tutt'altro che corta. Il primo prototipo lo avete visto, guarda caso, a degustazioni musicali ormai 2 anni fa, e da allora c'è stato un costante lavoro di rifinitura, di messa a punto, di ritocco, fino ad arrivare a questa versione che a un certo punto ho deciso di considerare definitiva. Per riassumere le caratteristiche di questa macchina in 3 parole, possiamo dire che si tratta di un DAC con un set di ingressi digitali completo, SPDIF, Toslink, ASEBU e USB ad alta velocità per gestire i formati ad alta risoluzione direttamente da uno streamer. La conversione, cominciamo con le particolarità, non è fatta con circuiti integrati. Vedremo un pochino meglio in dettaglio più avanti, ma sappiate che la conversione è fatta totalmente a componenti discreti. Si può fare, non è facile farlo, non costa poco farlo, perché il rapporto di costo fra un DAC del genere e un DAC
a circuiti integrati ha una proporzione che varia dalle 20 alle 50 o anche 100 volte come costi del DAC, del convertitore. Quindi è chiaro che si tratta già di qualcosa di un po' fuori dalla norma, ma vedremo che è ancora più fuori dalla norma di quanto possiamo pensare. Lo stadio di uscita è a valvole e utilizza un solo dispositivo attivo per canale, uno solo. Gli accoppiamenti sono tutti a trasformatori, non ci sono condensatori sul segnale. Non c'è controreazione di nessun tipo, né in forma di degenerazione locale né come controreazione d'anello, e l'alimentazione è un'altra grande particolarità di questa macchina. Lo stadio d'uscita è alimentato a 250 volt, quindi ha una possibilità di swing dinamico decisamente ampio rispetto ai soliti circuitini alimentati a più o meno 5 volt o più o meno 15 volt. Lo schema dell'alimentazione dell'alta tensione, della parte a valvole, deriva direttamente dalle esperienze fatte con il Super Titania, quindi è un'introduzione di pochi mesi fa rispetto ad altre cose. Le alimentazioni della parte digitale e della parte a bassa tensione, cioè la parte analogica del convertitore, sono anche queste molto particolari e molto fuori dalla norma, molto diverse sia concettualmente che realizzativamente da quelle più tradizionali. A livello costruttivo niente di particolare da dire se non uno chassis in profilati d'alluminio, molto rigido, molto robusto, anche il frontale è in alluminio. La finitura non è la solita anodizzazione, ma è una verniciatura a polvere con due strati, uno strato sottostante e uno strato di trasparente sopra, per dare una particolare finitura abbastanza insolita, ma spero gradevole. L'ultimo dettaglio importante che vi butto lì e poi sviscereremo con calma è la metodologia costruttiva dei circuiti stampati. Tutte le schede che sono presenti in questo apparecchio sono state create letteralmente con un sistema abbastanza insolito. È un sistema che si usa frequentemente per la prototipazione dei circuiti, perché è un sistema piuttosto costoso di produzione, e di solito non si usa per la produzione proprio per questo motivo. Io ho deciso di usarlo anche per la produzione perché mi dà un controllo totale sulla realizzazione delle schede di circuito stampato. Chiamiamole di circuito stampato, ma in realtà adesso vi devo dire che di stampato non c'è niente. Queste schede vengono tutte una a una ricavate dal pieno, fra virgolette, tramite una piccola macchina fresatrice a controllo numerico. Si parte da una scheda totalmente ramata e tramite una fresetta di precisione si crea il circuito stampato. È un processo lento, è un processo costoso, è un processo delicato perché va fatto con estrema precisione, se no il circuito stampato, e io continuo a chiamarlo circuito stampato, ma appunto se no il circuito, la scheda, si butta letteralmente, però dà la possibilità di controllare dall'inizio alla fine il layout e la produzione del circuito senza doversi affidare alla fiducia di produttori esterni, per carità, bravissimi, sicuramente. Ma per queste cose io ho deciso di adottare un sistema totalmente diverso. Questa è l'introduzione. Vi potrei aggiungere che è il miglior DAC del mondo. Vabbè, ok, per me sì. Fondamentalmente è il DAC che mi sono fatto perché non sono mai stato soddisfatto di quello che commercialmente si poteva trovare in giro, indipendentemente dal prezzo, ma proprio concettualmente una cosa del genere non c'era. E il fatto che mancasse fondamentalmente voleva dire che mancava qualcosa che potesse suonare in un certo modo, e voi sapete benissimo a cosa mi riferisco. Avviciniamoci un pochino e cominciamo a visitare l'interno della macchina e ad analizzare uno alla volta tutti i vari pezzi, tutti i vari stadi, per capire, senza scendere nel tecnico come al solito, quali sono le particolarità nel dettaglio di ogni parte di questa macchina e perché non se ne trova un'altra uguale in giro. Eccoci qua, vicini al mio piccolo, finalmente vestito a festa, perché come vi ho detto prima sono passati parecchi mesi, anzi sono passati gli anni, prima che potesse guadagnarsi il logo e una finitura adeguata al rango, vero? Vediamo di dare un'occhiata all'interno.
guardiamo dentro a come lo facciamo di solito, no? Cominciando dalle sensazioni, anche se sento molto a disagio a farlo, perché in realtà quello che vi sto per dire non è per me una sorpresa, l'ho fatto io, l'ho montato io a manina, pezzo per pezzo, l'ho disegnato, l'ho progettato e quindi vabbè, farò finta di essere sorpreso. Comunque cominciamo dal coperchio, una bella lastrina d'alluminio, lavorata CNC, una finitura abbastanza classica, una spazzolatura un po' particolare, un bello strato di antirombo. Questi tappetini sono un po' particolari perché sono formati da una lamina di materiale smorzante sopra cui viene incollata una lastrina di metallo per appesantire il materiale e spostare in basso le frequenze di risonanza, per cui questo cosino è decisamente sul sordo anche prendendo la martellate. Questo è importante perché purtroppo con i cabinet metallici la questione risonanze è sempre abbastanza presente e quando abbiamo a che fare con dei circuiti piuttosto delicati, e in questo caso vedremo che è un signore dai gusti molto raffinati, è meglio tenersi alla larga da certi problemi. Spostiamo il coperchio. Diamo un'occhiata a cosa c'è dentro. Va bene, la prima cosa che avete notato sono le due valvole dello stadio d'uscita, questo ci posso scommettere, ma noi siamo cattivi e usiamo il solito metodo di partire dall'ingresso dell'alimentazione per poi proseguire. L'ingresso dell'alimentazione è questo, una buona presa vaschetta IEC, un oggetto industriale di quelli che costano, insomma di quelli fatti bene, però niente di esoterico. Sapete che io sull'esoterico sono sempre molto conservativo, nel senso che mi piace adottare componenti particolari o particolarmente raffinati quando ce ne sia effettivamente una ragione. Quando si tratta solamente di moda, io sono sempre molto restio a buttarmici dentro, per cui preferisco un buon oggetto industriale, se fa il suo mestiere e se non ha delle ripercussioni deleterie sul suono, piuttosto che andare a cercare cose strane che poi magari invece problemi ne creano. Seguiamo l'alimentazione e arriviamo all'interruttore d'accensione. Eccolo qua. E questo è il primo dei componenti un po' particolari. Diciamo che questo interruttore d'accensione costa quanto una scheda DAC di un DAC normale, però volevo un componente affidabile, bello, ben rifinito e che funzionasse come dico io, quindi con dei contatti veramente buoni, veramente robusti. Anche perché è inutile andare a ottimizzare tutto quello che vogliamo se poi ci perdiamo sui dettagli da poco. E visto che l'alimentazione del nostro apparecchio passa tutta da qui, era bene utilizzare un interruttore degno di tal nome. L'interruttore incorpora anche un indicatore LED ad anello che ci dice se l'apparecchio è acceso. La particolarità di questo indicatore d'accensione, lasciatemelo dire, non è niente di importante, ma è molto carino, perché quando si accende l'apparecchio la luminosità si alza progressivamente. Questo non è un effetto speciale fatto con un circuitino che regola, con un dimmer che regola la luminosità del LED, ma accade fisiologicamente perché il LED di accensione è alimentato dallo stesso circuito che alimenta i filamenti delle valvole. Circuito che è realizzato con alimentatore a pi greco resistivo, che fisiologicamente ci fornisce un effetto di soft start per i filamenti. Non è fondamentale un soft start per delle valvole di segnale, però trattarle bene è sempre meglio, vuol dire comunque aumentarne la durata. E visto che questa particolarità si poteva implementare nel circuito di fatto senza aumentarne la complessità, senza aggiungere dei pezzi, perché non farlo? Quindi quando vedrete il LED di accensione che aumenta la luminosità progressivamente, sapete che le vostre valvole stanno partendo progressivamente, che il catodo si sta riscaldando con una progressione, quindi con un opportuno limite alla corrente di accensione che potrebbe alla lunga rovinare i catodi anzitempo. Sotto l'interruttore d'accensione si vede questa schedina con due morsettiere. Ecco, questa è la schedina del distributore di alimentazione. Fase e neutro fanno capo a questi morsetti e vengono distribuiti in fase a tutti gli alimentatori. In particolare qui possiamo notare, è facile, basta contare, che ci sono 4 trasformatori di alimentazione separati, 1, 2, 3 e 4, ok?
che alimentano 6 circuiti di alimentazione separati e 6 circuiti di alimentazione quasi tutti uno diverso dall'altro, dedicati alle diverse sezioni del nostro preamplificatore. E qui viene a dire alla faccia del mantenere le cose semplici. Però ricordatevi che la semplicità circuitale, che è cosa, abbiamo visto, assolutamente benefica, si paga dall'altra parte con una complessità realizzativa, perché ci vogliono tutta una serie di attenzioni che altri tipi di circuito non richiedono. Ovviamente tutto questo ci ripaga con prestazioni completamente differenti. Non sto neanche a dire migliori o peggiori, completamente differenti, perché non esiste un altro apparecchio fatto così. È difficile trovare un apparecchio che suoni a questa maniera per poter fare dei paragoni meglio o peggio. E questo è il problema. Vogliamo procedere? Procediamo con le cose più semplici. Queste due schede con 1, 2 e 3 sezioni di alimentazione sono quasi identiche, si nota, e sono le schede di alimentazione della bassa tensione. In particolare questa, per conto suo, è la scheda di alimentazione dei circuiti digitali del DAC. Sì, quella scheda lì è il DAC, è quello che normalmente trovate su un singolo circuito integrato. Quest'altra scheda di alimentazione è l'alimentatore duale, quindi con un voltaggio positivo e un voltaggio negativo, della sezione analogica del nostro convertitore. Voi sapete che un convertitore digitale analogico ha una parte digitale che elabora il segnale digitale in ingresso e poi c'è la parte che crea il segnale analogico in uscita. Ecco, queste due sezioni vengono alimentate da due alimentatori totalmente separati, perché chiaramente le esigenze della parte digitale sono diverse da quella analogica e soprattutto i disturbi che crea la parte digitale non devono assolutamente avere a che fare, non devono andare a sporcare la sezione di elaborazione analogica del segnale. Quindi due schede di alimentazione separate per analogico e digitale e due trasformatori separati, uno dedicato al digitale, è un toroidale che sta qua sotto la scheda. Ho dovuto usare qualche piccolo trucco per riuscire a far stare in un solo telaio questo DAC, perché ho dovuto sovrapporre su due strati. L'altro trasformatore sta sotto questa scheda e alimenta i due rail. Ora vediamo le particolarità di questo circuito di alimentazione, perché è già esso stesso qualcosa di molto diverso da quello che si trova in giro. Non era un caso che ci fosse dietro di me questo tabellone con un foglio bianco. La sua utilità arriva adesso. Perdonerete se vi darò periodicamente le spalle, ma io mi faccio piccolino, mi metto in un angolo e quello che ci interessa succederà sulla lavagna. Quando noi abbiamo un alimentatore, tipicamente formato dal nostro trasformatore d'alimentazione, ponte di diodi, l'abbiamo già visto diverse volte, condensatore eccetera, abbiamo da alimentare un qualche dispositivo. Quando il dispositivo è in funzione, noi lo alimentiamo così, attacchiamo i fili 1 e 2. Quando questo dispositivo è in funzione, molto raramente ha un assorbimento di corrente che è costante. Questa è la corrente che entra nel dispositivo. Cosa succede? Che il fatto che il dispositivo non abbia un assorbimento costante fa sì che il nostro alimentatore, questa parte qua, lavori in condizioni continuamente variabili. Se il circuito assorbe 1, l'alimentatore reagisce in un modo. Se il circuito assorbe 2, 3, 4, in questo caso potrebbero essere milliampere, ampere, l'unità di misura della corrente, ma diciamo che se assorbe di più o di meno, mette in condizioni il nostro trasformatore, il nostro circuito di alimentazione, di lavorare in regimi completamente diversi. Non entriamo nei dettagli, diciamo che questa variabilità di assorbimento influenza il funzionamento dei nuclei del trasformatore, del raddrizzatore, dei condensatori, del circuito di livellamento, causandone una continua variazione nelle prestazioni, ad esempio, perché con diversi carichi i nostri condensatori ci livellano meglio o peggio la corrente, il nostro trasformatore sarà più o meno saturato e quindi reagirà in un certo modo e quindi in pratica l'assorbimento del circuito
fa sì che il nostro stadio di alimentazione reagisca in qualche modo, solo che reagendo influenza il nostro alimentatore, influenza il funzionamento del dispositivo, in una sorta di rimbalzo continuo che rende le condizioni di lavoro continuamente variabili, il che, capite, non è bene per il nostro sistema. Se noi addirittura mettiamo nel nostro... Oh, mamma mia, che pasticcio! Nel nostro gioco mettiamo di mezzo un circuito di regolazione attiva, uno stabilizzatore di tensione attivo, che fa uso tipicamente di controreazione, di tassi di controreazione molto alti, per avere caratteristiche, come si vedeva, avere delle caratteristiche sulla carta ottimali, quindi estrema stabilità, estrema reazione ai disturbi, estremo, estremo, estremo. Cosa succede? Succede che l'influenza reciproca fra il regolatore di tensione e il circuito diventa molto stretta. E allora, anche se io qui ho un dispositivo molto raffinato che tendenzialmente può suonare, ha le possibilità di suonare molto bene perché l'ho fatto nel migliore dei modi, perché non ho usato la controreazione, perché qui e perché là, nel momento in cui lo lego mani e piedi con il mio regolatore di tensione stabilizzato attivamente, quindi in circuito retroazionato, in realtà io faccio in modo che questo signore che è retroazionato vada a influenzarmi il funzionamento del mio dispositivo, che magari avevo progettato benissimo. E questo è facilmente verificabile, perché se io prendo un circuito XY, no? Un preamplificatore, un circuito qualunque, e lo alimento con un'alimentazione di diversi tipi, controreazionata, non controreazionata, eccetera, vediamo che le prestazioni, il risultato all'ascolto banalmente del circuito cambia. I discorsi a questo proposito li abbiamo già fatti, no? Io vi rimando al video che ho fatto sul come amplificare bene un segnale per capire anche un pochino le ragioni di quanto sto dicendo. Non è per nulla che ho voluto pubblicare prima quel video, è perché volevo che fossero presenti alcune piccole basi per capire le scelte fatte per arrivare a questo tipo di circuito. Quindi il problema è creare un'alimentazione che funzioni, che faccia il suo mestiere, che risponda ai requisiti di progetto, ma che non abbia questo tipo di problema. Allora, per eliminare questo tipo di problema bisogna eliminare la retroazione dall'alimentazione, fondamentalmente. Il problema nel problema è che non si può sempre eliminare la controreazione e vivere felici, perché un alimentatore non stabilizzato sarà soggetto a sarà soggetto a variazioni nella tensione d'uscita che per certi circuiti possono essere totalmente tollerabili e assolutamente prive di ogni tipo di controindicazione, ma per altri circuiti possono essere problematiche al punto da far spegnere il circuito stesso. Ecco. Nel nostro caso, dovendo alimentare una scheda elettronica molto complessa, molto delicata, c'era bisogno di un range di regolazione estremamente stretto, di pochi decimi di volt. Ovviamente il problema sarebbe stato risolto facilmente con un regolatore di tensione da pochi euro. La questione è che avrei attaccato un loop di controreazione al mio circuito analogico, cosa che non volevo assolutamente succedesse. Quindi si trattava di capire come fare, possibilmente nel modo più semplice possibile, a evitare questi due problemi, cioè avere una tensione regolata in maniera sufficientemente stabile e non avere circuiti di controreazione a contatto con il nostro dispositivo, nel nostro caso la scheda di conversione. Possibilmente anche limitando le interazioni reciproche fra circuiti di alimentazione e scheda di conversione. Allora, molti anni fa sono venuto a capo della questione utilizzando un sistema del genere, una sorta di ibrido fra una stabilizzazione attiva e una regolazione passiva del carico. Quello che è uscito fuori è qualcosa di questo tipo. Trasformatore,
regolatore. Scusate, condensatore. Ecco, questo è quello che ho fatto. Non è esattamente questo lo schema, ho saltato volutamente alcune parti, scusatemi, lo so che queste cose sono delle banalità a cui chiunque può arrivare, però non mi va di pubblicare questo schema pari pari. Ho deciso di tenermene una parte, peraltro piuttosto importante, per me. Ecco, questo è lo schema concettuale di questi alimentatori, ovvero classico trasformatore di alimentazione. Oh signore, mi sono dimenticato il raddrizzatore, stavo facendo saltare per aria tutto quanto. Il raddrizzatore ce lo mettiamo qua in mezzo e qui ci mettiamo il condensatore. Quindi classico fino qui e anche un po' banalotto circuito di alimentazione, seguito da un pi greco induttivo in uscita. Qui in mezzo in realtà ne manca un pezzo ed è il pezzo carino che fa un pochino la differenza, perché se noi implementassimo così questo alimentatore non funzionerebbe, creerebbe tutta una serie di problemi. Per cui qui in mezzo c'è una parte di circuito che serve a interfacciare elettricamente il nostro regolatore attivo controreazionato, assolutamente brutto ma funzionale, alla parte di alimentazione a pi greco induttivo, che di fatto è quella che alimenta, è quella che vede direttamente il nostro circuito. Questo stadio di alimentazione bello, fra virgolette, funzionale e funzionante, e questa parte che abbiamo volontariamente omesso, servono a isolare il funzionamento del dispositivo dalla mia regolazione attiva. Regolazione attiva che però mi garantisce una stabilità di tensione sufficiente, ampiamente sufficiente direi, a far funzionare i miei circuiti elettronici, fra virgolette, delicati o comunque sensibili alle variazioni di tensione. Ecco, questa è un pochino la scoperta dell'acqua calda che permette a questo oggetto di fare cose piuttosto egregie. Spero che mi abbiate perdonato il breve excursus tecnico su queste alimentazioni, ma secondo me era importante capire che anche in queste piccole schedine che potrebbero essere molto banali ci può essere una parte particolarmente interessante. Particolarmente interessante dal punto di vista tecnico, ma che in realtà fa una differenza enorme a livello di funzionamento per quanto riguarda questo apparecchio. Ecco, questa tecnologia, chiamiamola così, insomma questo concetto di alimentazione, viene utilizzato sia per la parte analogica del nostro convertitore che per la parte digitale. Chiaramente la parte analogica e la parte digitale, che concettualmente la parte di alimentazione per l'analogico e per il digitale, che sono concettualmente identiche, sono poi declinate in modo leggermente diverso per le necessità di uno e dell'altro stadio. Quando abbiamo parlato di influenza reciproca, chiaramente uno stadio digitale ha tutta una serie di disturbi, di schifezze che butta fuori sull'alimentazione, che la parte analogica ha in maniera differente. Perché quando parliamo di parte analogica, in questo caso stiamo parlando di una parte analogica molto molto particolare. Vogliamo continuare il discorso sulle alimentazioni? Vediamo, questa è la terza scheda di alimentazione che incontriamo. Qui abbiamo l'alimentazione dei filamenti e del LED di accensione e l'alimentazione del bias delle valvole. La scelta, a questo punto bisogna dirlo, è stata per un bias fisso. Perché? Perché qualitativamente il bias fisso è migliore, sempre nei limiti di una buona implementazione, perché se lo faccio male è una schifezza. Il bias fisso è una scelta di qualità superiore rispetto a un bias automatico. Quando parliamo di amplificazione di potenza, la scelta di un bias fisso può essere una scelta con
pro e contro, perché le valvole di potenza hanno bisogno di una regolazione, di un costante controllo del bias, perché rischiano di andare fuori limiti e di bruciarsi. Quando parliamo di valvole di segnale, la cosa ci può invece favorire senza avere questo problema, perché la stabilità di queste valvole è comunque maggiore, l'usura delle valvole stesse è molto minore, per cui non c'è bisogno di un continuo check del bias, cioè queste una volta regolate muoiono così. E il fatto di utilizzare un bias fisso ci permette di avere uno stadio di amplificazione con un'impedenza interna molto minore, ci permette di evitare l'utilizzo di condensatori elettrolitici sul segnale e per converso fondamentalmente di far suonare bene, di avere una maggior dinamica, di avere una maggior naturalezza nel nostro suono, quello che esce poi dall'altra parte. Il problema del bias fisso molto spesso è implementato coi piedi, con la scusa che l'alimentazione del bias non assorbe corrente o ne assorbe pochissima sulla carta. Nel 99% dei casi gli alimentatori per la tensione di polarizzazione delle valvole, per la tensione di bias, sono fatti coi piedi, ma coi piedi sporchi e con le calze addosso, cioè proprio con delle cose fatte male, per la serie, dovevo proprio mettercelo, l'ho fatto più schifoso possibile. Ecco, in questo caso no. In questo caso l'alimentatore di bias ha il suo secondario di trasformatore separato ed è un alimentatorino a pi greco induttivo. E questa è solamente la parte che genera la tensione di riferimento. Vedremo poi che la regolazione del bias viene fatta altrove. Però questo per dirvi il livello di attenzione che è stato prestato alle cose in termini di alimentazione. Questo qui in fondo è l'alimentatore dei filamenti delle nostre due valvoline ed è un pi greco resistivo più modestamente. Diciamo che per alimentare i filamenti delle valvole un pi greco resistivo è già tanta roba. Però l'idea era di arrivare su questi dispositivi attivi con un'alimentazione più corretta. Io direi più corretta per il tipo di risultato che si voleva raggiungere. E questi erano i requisiti, cioè non c'era molto da dire o da inventarsi, bisognava essere a un livello sufficiente. Abbiamo esaurito le alimentazioni di bassa tensione. Passiamo all'alimentazione per l'alta tensione, per l'anodica delle nostre valvole. Trasformatorino separato, è un trasformatore, se non ricordo male, da 50 volt ampere, una cosa del genere. Supporta circa 40 volte la corrente che è necessaria per far funzionare il circuito. Questo non è la solita mania da sovradimensionamento, assolutamente. Era solamente la volontà di avere un trasformatore di alimentazione che funzionasse nel massimo relax, quindi molto lontano dalla saturazione del nucleo, molto lontano da zone ad alte perdite del suo regime di funzionamento. Ok? Quindi non serve sovradimensionare per sovradimensionare, bisogna dimensionare correttamente. Quando si dimensiona un alimentatore, il trasformatore va dimensionato per reggere bene i picchi di commutazione, i picchi di richiesta di corrente legata alla commutazione dei diodi del raddrizzatore. Ho voluto semplicemente mantenere un margine di sicurezza da questo punto di vista estremamente ampio. Dopodiché il circuito di alimentazione vero e proprio è quest'altra scheda e qui vi dicevo le tecnologie sono state quelle adottate però diciamo ratificate, quelle formalizzate con l'alimentazione del Super Titania. Ecco, questa in piccolo è un'alimentazione del Super Titania. È chiaramente scalata per le correnti e le tensioni in gioco. Super Titania lavorava a 500 volt, 7, 14, 21, 28, circa 300 mA. Qui lavoriamo con 15 mA in tutto e a 240-250 volt, quindi ecco, è tutto scalato in proporzione. Però fondamentalmente la tecnologia è la stessa. E qual è? Tutti i condensatori in film metallico, niente elettrolitici, valori di condensatori molto più bassi del solito. Quando dico solito dico quelli che incontrereste in un progetto più dozzinale. E induttore di alimentazione invece molto grande rispetto alla media sempre. Insomma, per avere un accumulo di energia
nel nostro circuito di alimentazione, importante nell'induttore stesso rispetto a quanto è l'equilibrio normale. Beh, a parte normalmente l'induttore non c'è, quindi tutta l'energia nell'alimentazione viene accumulata nei poveri condensatori. Nel nostro caso invece c'è un accumulo di energia nell'induttore di alimentazione importante rispetto al bilancio generale. Condensatore di ingresso, l'induttore di livellamento è sotto, è un toroidale, indovinate da dove viene? Sì, avete ragione. È un induttore toroidale, quindi con un'induttanza bella altina. Anche questo è dimensionato per 10 volte la corrente nominale di questo circuito, tanto per capirci. Di nuovo, non è a caso, ma è la necessità di far lavorare questo componente in una zona estremamente lineare, ok? Quindi molto lontano dalla saturazione. Condensatore di ingresso, primo pi greco induttivo, condensatore di uscita del pi greco, quello dove ho il dito adesso. Dopodiché abbiamo i due resistori dei 2 pi greco in uscita, perché a questo punto il pi greco si sdoppia, e i due condensatori indipendenti per i due canali. Su amplificatori del genere raramente si fanno delle alimentazioni totalmente sdoppiate o parzialmente sdoppiate. In realtà i triodi funzionando in classe A potrebbero anche non avere di questi requisiti. In realtà non è proprio così, e limitare il più possibile le reciproche influenze fra i due canali è sempre una buona cosa, quando ci sia il budget per farlo. Ecco, in questo caso il budget non era un problema. L'unico problema, come vi ho detto, era lo spazio all'interno di questo chassis, che doveva essere rispettato, perché non volevo che le alimentazioni si espandessero fuori dal telaio principale. Per una questione di praticità, insomma. Ma mi sembra che, insomma, questa non sia stata una limitazione folle. Ecco. Quindi i due resistori, ecco, questi che vi indico come resistori, li vedete, sono abbastanza diversi dal solito, però ho utilizzato tutte resistenze di precisione a film spesso ad alta corrente in formato TO220, perché volevo avere dei valori piuttosto costanti, un certo tipo di robustezza all'uso, la possibilità di controllare in maniera precisa la dissipazione termica e quindi la variazione di temperatura dei componenti, cosa che con le resistenze normali, anche con quelle blindate, eventualmente con quelle più tradizionali, non si può fare. Qui invece, dimensionando opportunamente il dissipatore di calore, è possibile avere una regolazione della temperatura abbastanza prevedibile, abbastanza calcolabile a priori. Questo tipo di tecnologia l'ho utilizzata anche sugli alimentatori di bassa tensione, non solo su quello di alta tensione, addirittura su quello dei filamenti, già che c'ero, forse un pochino sovrabbondante in quel caso, ma già che c'eravamo. Il piccolo problema è il costo di questo tipo di resistori, che sono decisamente più costosi del solito. Non stiamo a fare i conti della serva, ma arrivano a costare 10 volte tanto uno normale. Una cosa che avrete notato è il colore diverso di queste schede, quelle della bassa tensione rispetto a quella ad alta tensione. Questo è dovuto al fatto che ho utilizzato materiali diversi. A seconda dell'utilizzo della scheda ho preferito usare delle lastre di bachelite piuttosto che non di vetronite. Passatemi questo piccolo vezzo, però ho voluto distinguere le sezioni non per colore ma per utilizzo, e quindi anche a questo livello ho potuto andare a cercare, a fare le pulci anche sul materiale delle schede. Io non amo utilizzare schede in Teflon e cose del genere, perché il Teflon ha una brutta abitudine, è piezoelettrico, per cui produce delle tensioni, delle scariche elettriche, chiamiamole così in maniera molto se sollecitato, per cui se prendete un pezzo di Teflon, lo piegate, lo fate vibrare, gli date dei colpetti sopra e gli attaccate 2 elettrodi, questo genera elettricità. Voi capite che nel nostro tipo di circuito un materiale del genere forse non è proprio il più adatto. Lo so che ci sono dei costruttori che si vantano di fare gli apparecchi sulle schede di Teflon o PTFE o quel che è, però ecco, per altri usi va molto bene, per i nostri magari lo lascerei proprio perdere. Allora verrei al cuore del nostro convertitore, cioè lo stadio d'uscita analogico, di cui sono particolarmente fiero. Stadio d'uscita analogico che, come vi ho detto, è
realizzato con un solo componente per canale. Vedete, sono due valvole, sono dei singoli trio di 6J5. Dicevo, ogni valvola contiene un singolo triodo, è parente stretta della 6SN7, sono valvole NOS. Su questo apparecchio verranno utilizzate solo ed esclusivamente valvole NOS selezionate ed accoppiate, non sarà mai fornito con valvole moderne. Sono un masochista, però non ce n'è, lo sapete, ve l'ho già detto tante volte, non c'è confronto fra certe belle valvole NOS e le valvole moderne, con tutto il rispetto. Per cui per questo signore solo valvole NOS. In questo caso made in USA, sono valvole americane, sono delle Philips ECG. Era la selezione migliore, la selezione computer grade del tempo. Non sono valvole antichissime, però sono abbastanza notevoli. Queste valvole sono alimentate da un trasformatore che le accoppia e le disaccoppia dalla scheda digitale, dalla scheda di conversione. Questo trasformatore è molto particolare, utilizza dei nuclei in materiale amorfo. Lo vedete, sono trasformatori prodotti da Lundal, inutile farne un mistero, e sono prodotti su alcune piccole specifiche che ho richiesto, quindi non è un loro trasformatore strettamente di serie, è una cosa un po' modificata per l'occasione. Perché? Perché il compito è particolare. Vediamo di capire qual è il compito particolare di questo trasformatore. E siamo tornati alla lavagna, perché quando bisogna dire le cose importanti bisogna salire in cattedra e così gonfiarsi un pochino. Allora, vediamo qual è la particolarità di questo trasformatore e che cosa fa questo trasformatore. Allora, di qui abbiamo il nostro circuito DAC. Qui abbiamo il nostro triodo d'uscita, qui c'è il trasformatore d'uscita, comincio a spoilerarvelo, va? E qui c'è il nostro particolare trasformatore. Questo trasformatore è fatto così. Allora, comincio a dirvi una cosa che ci servirà dopo. Prima cosa, per ogni canale la nostra scheda di conversione utilizza due DAC a discreti. Nel nostro caso sono fatti funzionare a fase, in inversione di fase. Quindi quando uno dà un segnale positivo, il secondo dà un segnale negativo. Questi due, come se fosse un segnale bilanciato, ecco, ok? Semplicemente sono proprio due DAC. Il fatto di utilizzare più DAC in parallelo, entro certi limiti, ci dà grossi vantaggi in termini di linearità. Il fatto di utilizzarli in controfase ci può addirittura ancora aiutare in termini di distribuzione armonica. Non andiamo troppo nel dettaglio, ma fatto sta che qui succede così. Abbiamo il DAC che ha due uscite, una con fase positiva e una con fase negativa. Benissimo. Il nostro trasformatore, questo oggettino qui, quella scatolina di alluminio che abbiamo visto, prende i due segnali, li combina al suo interno e ci restituisce un segnale sbilanciato, un segnale single-ended, che va a pilotare direttamente il nostro stadio d'uscita, che è un semplice triodo che poi, va bene, uscirà trasformatore. Ok? Quel trasformatore lì è molto particolare, perché deve avere due funzioni apparentemente contrastanti. Una deve far passare ovviamente più segnale possibile, cioè deve avere un accoppiamento molto elevato fra i primari e il secondario. Deve garantire però anche un ottimale disaccoppiamento fra lo stadio d'uscita analogico e la nostra scheda DAC, in modo che tutto quello che può essere spuria che esce da qua non venga iniettato nel nostro stadio d'uscita. Al nostro stadio d'uscita deve arrivare solo e unicamente il nostro segnale analogico. Deve avere una banda passante molto ampia, perché stiamo parlando di un oggetto ad alta risoluzione con frequenze di campionamento fino a 384 kHz, e quindi deve avere una banda passante che rispetti questo tipo di segnale. Deve avere livelli di distorsione molto bassi. E a questo abbiamo ovviato, perché questo trasformatore ha un livello di accettazione 8-10 volte superiore al massimo livello d'uscita del nostro DAC, quindi lavora anche questo
con un ampissimo margine di sicurezza. Un'altra particolarità è che quello che volevo è che le due sezioni DAC, ok, F più e F meno, le abbiamo chiamate così, potessero lavorare il più possibile libere l'una dall'altra, in modo che le influenze reciproche fossero le minori possibili. Minori possibili, non nulle, perché nulle non può essere, però quantomeno il fatto di avere due primari separati sul trasformatore ci garantisce un isolamento galvanico fra le due sezioni, il che non guasta, perché i eventuali problemi di piccoli offset che potrebbero andare a disturbare reciprocamente i due convertitori vengono totalmente eliminati. Ultima, ma non meno importante, anzi importantissima caratteristica che è necessaria per questo trasformatore è che abbia un comportamento sui segnali a basso livello assolutamente fuori dalla norma, e per questo abbiamo utilizzato dei nuclei amorfi molto particolari che utilizza l'Undal in modo particolarmente oculato, e questo ha fatto sì che riuscissimo ad avere questi trasformatori così un po' fuori dalla norma. Il fatto di avere un trasformatore che pilota direttamente la nostra valvola d'uscita, ma è la valvola d'ingresso, la nostra unica valvola nello stadio analogico, fa sì che il trasferimento di segnale dal nostro DAC al nostro dispositivo attivo sia veramente il più possibile. Ecco, questo tipo di arrangement del segnale in uscita del DAC fa sì che si arrivi a un range dinamico di circa 132 decibel, che non è esattamente poco e sono reali. Questa valvola poi appunto ha uno swing di tensione estremamente elevato, abbiamo detto qui sull'anodo della valvola abbiamo 250 volt, l'accoppiamento a trasformatore, anche il trasformatore d'uscita, ha tutta una serie di requisiti ereditati da questo trasformatore d'accoppiamento, che è veramente una grossa particolarità, e ci permette un'ulteriore semplificazione. Non ci sono filtri. Molti convertitori, praticamente tutti, sono costretti da qualche parte qui ad utilizzare un filtro di qualche tipo, un passabasso di qualche tipo, per poter eliminare la presenza di eventuali spurie di commutazione dal DAC. Ecco, benissimo, ricollegandoci al discorso di semplificazione oculata dei circuiti, cioè la semplificazione a cui si arriva tramite una progettazione particolarmente mirata a quello che si deve fare, ha portato proprio alla possibilità, giocando sui parametri di tutti questi componenti, di eliminare del tutto la presenza di un filtro passabasso in uscita dal DAC. Il perito che in voi dirà che cosa sarà mai un passabasso, ma il progettista che è in me sa che eliminare uno stadio di filtraggio da un segnale vuol dire fare una grandissima cosa, e questo sistema ci permette di togliere anche quello. Il che non vuol dire che io mi trovo le spurie di commutazione del DAC in uscita, anzi, ma è proprio il circuito che è fatto in modo per avere la massima trasparenza sul segnale e bloccare tutto quello che non lo è. La banda passante è ampissima, arriviamo da pochi hertz a decine di kilohertz senza problemi, ma permettetemi di non soffermarmi su questi dettagli idioti in un progetto del genere. Altro pistolotto intermedio per spiegarvi le scelte legate a questo piccolissimo circuito di cui in realtà insomma uno non direbbe assolutamente, però vi ricordate, purtroppo, gioco forza, la semplificazione oculata del circuito porta a un'enorme complessità dal punto di vista progettuale, perché ogni singolo componente a quel punto riveste un'importanza enorme. Restiamo sulla nostra scheda di uscita. Questi due pirolini che vediamo qui sono i due reostati multigiro che servono per la regolazione del bias. Anche qui la scelta è caduta su componenti che costano quanto un'intera valvola, per questioni prima di tutto di stabilità, di precisione e di durata, perché chiaramente questi non si devono rompere, se no non funziona più niente. Siccome non siamo estremo orientali nel nostro mood di progettazione, si usano componenti come si deve. Questi componenti tra l'altro costituiscono un terzo ramo di pi greco sull'alimentazione del nostro bias, alla faccia di chi ci vuole male e di chi pensa che l'alimentazione del bias tanto non assorbe corrente. Però se procediamo dalla nostra scheda attiva di uscita, arriviamo ai due componenti di nuovo estremamente importanti, che sono i due trasformatori d'uscita, perché
un trasformatore, come abbiamo visto, molto particolare, accoppia il nostro dispositivo attivo all'uscita del DAC, il secondo trasformatore accoppia il nostro dispositivo attivo a tutto ciò che viene dopo. La funzione di questo trasformatore è duplice come quella di tutti i trasformatori, cioè accoppiare, ridurre l'ampiezza del segnale, quindi migliorare il rapporto segnale-rumore grazie all'ampio fattore di amplificazione e all'ampio swing di tensione che ci danno i nostri triodi, e abbassare fisiologicamente, quindi senza controreazione, senza cose del genere, cioè proprio fisiologicamente, l'impedenza d'uscita del nostro stadio, che in questo caso, se non ricordo male, è di 150 ohm in questa configurazione. Questi trasformatori ci offrono anche una possibilità che io non adoro, ma che c'è, cioè di avere le uscite a scelta bilanciate o sbilanciate. Io normalmente utilizzo le sbilanciate, però se qualche feticista del bilanciato volesse avere gli XLR in uscita, senza cambiare nulla, semplicemente collegandosi opportunamente a questi trasformatori d'uscita, si può avere un segnale bilanciato con 600 ohm di impedenza, compreso nel prezzo, nel senso basta decidere come si vuole il connettore d'uscita, e il nostro trasformatore oltretutto ci fornisce un segnale bilanciato in maniera assolutamente perfetta, perché gli avvolgimenti del secondario di questo trasformatore sono perfettamente simmetrici, senza aggravare in nessun modo la complessità del circuito. Non c'è uno sfasatore, non ci sono doppi circuiti di amplificazione, non si aumenta gratuitamente la distorsione, non si aumenta la complessità del circuito. È una possibilità che c'è. Abbiamo lasciato per ultimo il convertitore. Perché? Perché non è un mio progetto. Questo signore viene acquistato e montato. Però vediamone un pochino le caratteristiche più banali. Gli ingressi digitali ASEBU, Toslink e SPDIF doppio su BNC o RCA, tutti isolati a trasformatore, che non guasta mai. Ingresso USB con circuito XMOS per la gestione del segnale, buffering e dejitter e tutto quanto, e poi la cosa che interessa a me, cioè la parte vera e propria di conversione, cioè questa zona della scheda. Qualche caratteristica: clock ad alta stabilità, jitter nell'ordine delle frazioni di picosecondo, quindi ecco, non c'è. Tutto gestito tramite FPGA, quindi con possibilità eventuale di aggiornamenti al firmware, ai filtri, a tutto quello che vogliamo. Risoluzione reale dei convertitori di 27 bit. Attenzione, perché questa è una caratteristica un po' particolare di questo convertitore, che molti altri, che quei pochi, diciamo molti altri di quei pochi convertitori hardware discreti che sono in giro, comprese certa robazza cinese come al solito fatta con le scarpine, non hanno. Per cui per fare 24 bit non hanno neanche i 24 bit reali di risoluzione. Ecco, questo signore ha 27 bit reali di risoluzione per arrivare ai 24 con 132 dB di gamma dinamica nel nostro caso. Questo cosa vuol dire? Che utilizza resistenze ad altissima precisione. Tra l'altro la versione che usiamo noi è una versione speciale con la precisione delle resistenze doppia rispetto a quella normale, e utilizza una coppia di resistenze per ogni bit. Non utilizza 24 resistenze messe che vengono combinate tra di loro, ma per ogni bit, cioè per ogni livello di quantizzazione, ha una coppia di resistenze ad altissima precisione. Questo fa sì che per ogni convertitore si debba ricorrere, vedete, sono queste piccoline, sono 27, 54, 108 per 4, quindi oltre 400 resistori ad altissima precisione selezionati e calibrati, montati su questa scheda. Fate voi, fate voi. Diciamo che non è banale, ecco, non è un oggetto banale. Si vede benissimo che per ogni canale ci sono 2 convertitori, ognuna di queste serie di resistenze costituiscono il cuore di un convertitore, 2 per il canale destro, 2 per il canale sinistro, che escono, come vi dicevo, in controfase e vengono combinate poi da questi trasformatori. Le caratteristiche tecniche più banali ve l'ho dette: 384 kHz, DSD. Tutte le caratteristiche tecniche e le particolarità di questo apparecchio le abbiamo viste. Dovrei parlarvi delle caratteristiche soniche. Di solito non lo faccio. Questa volta qualche idea ve la voglio dare, perché
se no non si capisce il motivo di un tale dispiego di sforzi per fare un oggetto del genere. Ecco, se qualcuno mi dovesse chiedere come suona questo apparecchio, o se questo apparecchio suona meglio o peggio di un apparecchio XYZ, io non mi sentirei di rispondergli, perché non suona meglio o peggio di un altro apparecchio, suona in maniera totalmente diversa da un altro convertitore più tradizionale. Convertitori che utilizzano i trasformatori sul segnale me ne vengono in mente veramente molto pochi e tutte cose molto particolari. Convertitori che utilizzino soluzioni di questo tipo non me ne viene in mente neanche uno. E paragonare il suono di questo apparecchio a quello di altri oggetti mi viene molto 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 difficile, perché non è semplice andare a riconoscere gli stessi parametri. Quello che mi è sempre mancato nella riproduzione digitale è un senso di realtà che l'analogico, parlo di analogico quello buono, non i carciofi, riesce a restituire. Se io devo fare un paragone fra il suono di questo apparecchio e un analogico, non riesco a considerare il suono di un giradischi. Se voglio paragonarlo a un analogico, devo paragonarlo al suono di un registratore a bobine, perché anche nel miglior suono da un giradischi io tendo ad avvertire a un certo punto una limitazione alla dinamica, e non prendetemi per rimbambito, nel senso che sto facendo il paragone fra la dinamica di un digitale con quella di un analogico, ed è già una bestemmia di per sé, però proprio quantitativamente, cioè la capacità di rispondere istantaneamente alle variazioni dinamiche con gran naturalezza e con grande autorità, come se nulla fosse, mi riporta al migliore analogico su nastro, non neanche al migliore analogico su LP, dove il colore, la colorazione della puntina, il prefono, eccetera, possono dare tutta una serie di riscontri, di nuance completamente diverse sullo stesso disco. Il fatto che comunque l'incisione sul disco debba in qualche modo debba per forza rispettare certi limiti di dinamica, se no la testina salta fuori dal solco o i solchi si sovrappongono, cioè non più di tanto non si può. Ecco, tutte queste limitazioni che cominciano a sentirsi quando si vanno a fare le pulci. Non sto parlando del giradischi da 1.000 euro, la testina da 500, no? Chiaramente sto parlando di sistemi di altissimo livello. Ecco, però queste sensazioni che si perdono, non ci sono più quando ascoltiamo un analogico da nastro, quando ascoltiamo magari un bel master o qualcosa, insomma, una bella registrazione. Ecco, devo rifarmi a questo tipo di sensazioni. Poi è chiaro, stiamo ascoltando un digitale, non stiamo ascoltando un nastro, però quando gli si butta sopra un file come si deve, non prendo neanche in considerazione se volete attaccarci una meccanica CD, si può fare, e probabilmente sarà il miglior regalo che potrete fare alla vostra meccanica CD da qui all'eternità. Detto questo, non chiedete al verduriere se la verdura è buona. È un convertitore che ho fatto per me, fondamentalmente per poter ascoltare un digitale che mi portasse a un altro livello, e voi sapete che di oggetti digitali di qualità molto alta per le mani ne avevo già, ecco. Però mi serviva qualcosa decisamente di più. E ora veniamo alla parte peggiore della questione. Quanto costa, dove lo metto, eccetera, eccetera. Va bene, tagliamo la testa al toro. Il prezzo fissato all'uscita per questa macchina è di 15.000 euro. È tanto, è poco? Fate voi, non so cosa dirvi. Non voglio entrare nel merito, è quanto mi è costato farlo e tutto il resto, quindi va bene, traete voi le vostre conclusioni. A chi si rivolge una macchina del genere? Vabbè, d'accordo, sì, a chi ha 15.000 euro da spendere in un DAC, però il punto è che non si rivolge a un chiunque che abbia 15.000 euro da buttare in un DAC. Non è una macchina che mi sento di consigliare a tutti. Mi sento di consigliarla, vorrei dire, a chi voglio bene, nel senso che è un apparecchio che ha delle caratteristiche, un'impostazione, che ha uno studio volto
a fare un favore, a fare un bel gesto nei confronti di chi lo ascolta, il che è diverso dal voler creare l'apparecchio top di gamma. Prima abbiamo parlato di caratteristiche tecniche, di ascolto, sì, è vero, fa a pezzi in termini di musicalità, di naturalezza, di dinamica, oggetti che costano forse 3 volte tanto, 2 volte tanto, ma fate voi. Ma ripeto, perché le sue caratteristiche sono totalmente diverse, sono totalmente diversi i requisiti di progetto rispetto a qualsiasi altra macchina progettata in vista della produzione, in vista della vendita, in vista della collocazione commerciale. Vi vorrei quasi dire che onestamente non interessa venderne 20, 30, 10, 2. Mi piacerebbe poter consigliare questo apparecchio a persone a cui voglio veramente fare un favore. Forse per me lo augurerei a tutti. Io per primo non potrei permettermi un apparecchio del genere se dovessi andarlo a comprare, o forse sì, voglio dire, ma non è quello il punto. Non è comunque una cifra contenuta, ma non può costare una cifra contenuta un apparecchio così. Punto. Ci saranno i suoi discendenti, ci saranno i fratelli minori che costeranno una frazione e si porteranno dietro alcuni dei concetti o gran parte dei concetti studiati per questo apparecchio e declinati in chiave minore, se vogliamo. Lì ci saranno dei requisiti di costo, ecco, per poter costare delle altre cifre, ma ecco, quello non è un concetto, il concetto di costo non è mai rientrato nei parametri di progetto di questo apparecchio. E attenzioni sono state dedicate all'ascolto, al risultato, al piacere di poter avere un digitale che non è più un sì ma l'analogico, che non è più un conto dei bit, un conto dei kilohertz, ma è un godimento totale dell'ascolto e si ferma lì. Ho scelto di non dargli sembianze particolarmente strane o di design, ma di fare una scatola nera con il solo punto d'orgoglio del marchietto in ottone che spicca cromaticamente, perché non deve esserci l'attenzione all'oggetto, deve esserci l'attenzione a quello che l'oggetto fa. Tutto l'impegno nella progettazione, dalla prima all'ultima vita di questo apparecchio, è stata sempre in funzione del risultato, mai dell'oggetto, mai della sensazione delle caratteristiche tecniche di spicco o cose del genere. Per cui anche il look volevo che fosse diminutivo rispetto a quello che realmente è l'apparecchio. Non vi ho parlato di dimensioni, non vi ho parlato di peso, non mi interessano queste cose, non vi ho parlato di dati tecnici, non vi ho detto né un livello di uscita né una risposta in frequenza. Di là ci sono gli strumenti in laboratorio, se volete venire qua mettiamo sui test e ve li misuro sul momento, ma l'idea è di passare veramente oltre, volare un pochino più in alto dei dépliant, delle cagate commerciali che ci sono in giro. Ecco, scusatemi se ho terminato l'esposizione di questi concetti con una scurrilità da portuale, detto con rispetto, ma secondo me ci voleva per ristabilire le giuste proporzioni. Vi invito ad ascoltarlo con le solite modalità, in saletta a Biella o a Milano, su appuntamento naturalmente, perché si tratta di prendersela con un po' di calma ad ascoltare questo oggetto. Mi chiamate, chiacchieriamo, cerchiamo di capire il vostro impianto, cerchiamo di capire le vostre ipotesi di ascolto e da lì vediamo se questo oggetto possa fare al caso vostro. Poi ci sarà occasione di ascoltare, di capire e di fare. Quello che mi interessa è che possa darvi determinate soddisfazioni, il resto si vedrà. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito nella presentazione di questo apparecchio che avrete capito per me è veramente molto importante, al di là del
del successo commerciale è l'espressione di tutta una serie di concetti e di lavori e di ragionamenti fatti negli anni che hanno portato a un certo risultato. Quindi spero che il concetto fondamentalmente sia passato. Se poi non è l'apparecchio per voi, francamente non importa, non era questo il punto, ma se è l'apparecchio per voi, forse avete fatto un terno al lotto questa volta. Vi ringrazio, spero di vedervi per gli ascolti, spero di leggere i vostri commenti. Vi chiedo così a latere, perché questo è un video molto particolare, di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale, perché tutto sommato fa sempre piacere. E vi saluto alle prossime novità. Grazie.